Cri, Cosa c'è? ma lo sai che la nobile famiglia degli Scotti, che aveva diversi possedimenti nel Piacentino, aveva antenati scozzesi? Scozzesi? Mhm. Vabbè dai, Scotti, Scoti, ci può stare. Ma cosa facevano nel Piacentino gli scozzesi? Si dice che fossero alleati di Carlo Magno nella guerra contro i Longobardi e che arrivarono in questo territorio verso la fine del VII secolo. E alcuni di loro, visto che non ci si stava poi così male, decise di rimanere in pianta stabile. Ho capito, ma amore, gli scozzesi sono di pelo rosso. Non facciamo fatica a credere che al Marius del clan Douglas sia piaciuta questa zona tanto da volervi restare, perché pare che fosse un bel posto fin dai tempi dei Romani. Infatti Vigoleno, il borgo che visitiamo oggi, anticamente significava luogo consacrato a Bacco, grazie ai numerosi vigneti che sono ancora, tra l'altro, la cultura prevalente della zona. Il borgo di Vigoleno, però, non è sempre stato come lo vediamo adesso, perché fu completamente raso al suolo nel 1373. Quella è una storia divertente, degna della miglior commedia italiana alla Brancaleone. È vero. Dovete infatti sapere che al tempo la zona era contesa tra Guelfi e Ghibellini e il borgo di Vigoleno era dalla parte dell'imperatore, ma fu espugnato dalle truppe pontificie. A quel punto i Guelfi, per essere certi di riuscire a tenersi il borgo, mandarono una staffetta al vicino Castel San Giovanni, che era dalla loro parte, chiedendo truppe di rinforzo. Caso volle che il messo inviato fu catturato dai Ghibellini, che si impossessarono del messaggio e... E tu, abbiamo ancora quegli stendardi Guelfi che abbiamo preso ai nemici 3 anni fa? Credo di sì, guardo in magazzino. Se ci sono, passameli, che gli diamo una stiratina. E intanto tira fuori pure tutto quello che ti sembra abbastanza pontificio. Ma perché, oh? Carnevale è arrivato prima quest'anno? Tu esegui, che ho un'idea. Chi siete? Da dove venite? Sarete mica i Guelfi di Castel San Giovanni, vero? Certo che siamo noi. Non vedi gli stendardi? Ve come son belli stirati. Venite, venite, che vi aspettavamo. Con voi qui gli facciamo il culo ai ghibellini. Sicuro. Aspetta che entriamo e poi vedi. A quel punto però, tutti un po' stanchi di giocare sempre a chi riesce a conquistare la Kamchatka, no, volevo dire Vigoleno, decisero di radere al suolo tutto e non pensarci più. Pochi anni dopo, però, nel 1389, la famiglia Scotti, che era appena diventata nobile, chiese e ottenne dai Visconti la possibilità di riedificare il borgo, e così Vigoleno risorse nelle forme in cui lo vediamo oggi. Gli Scotti se lo tennero per un sacco di secoli, senza quasi nessuna interruzione, ma poi, nel 1908, dovettero venderlo. Passò di mano un paio di volte e poi finì acquistato nel 1921 dalla principessa Maria Ruspoli de Gramont. E questa chi era? Lei per nascita era una Ruspoli, che, caso strano, discendevano dai Marescotti, a loro volta sempre eredi del famoso clan Douglas. Ma la principessa si era sposata giovanissima con un conte francese, Antoine de Gramont. Lui aveva 37 anni più di lei ed era il suo terzo matrimonio. In patria veniva spesso preso in giro per la sua vita matrimoniale, in quanto si diceva che avesse sposato la prima moglie per il titolo, la seconda per i soldi e la terza per il bel culo. La principessa Maria Belculo
Però non se ne restò di certo con le mani in mano a badare al marito e cominciò a farsi un giro di amanti e a tenere salotto con intellettuali ed artisti. E per mettere la corretta distanza tra se stessa e il conte, comprò Vigoleno, che poi ristrutturò con i soldi del marito appena divenne vedova. Mentre ristrutturava, la principessa non si fece mancare niente. Le sale del piano nobile, che possiamo visitare ancora oggi, sono dotate di tutte le comodità in voga al tempo, compreso un piccolo teatrino. Pensa che con i suoi 12 posti, questo teatrino è il più piccolo d'Europa. Piccolo o grande, intanto lei ci invitava tutti i suoi amici del bel mondo. Passava in visita pure Gabriele D'Annunzio. Quella non è una grande notizia. Il Gabriele, se c'era della Bartana, andava ovunque. Assolutamente vero, ma la principessa aveva anche altri ospiti illustri, come il pittore surrealista Max Ernst, il pianista Arthur Rubinstein e la coppia Fairbanks-Pickford. Chissà, magari la Mary Pickford e suo marito Douglas Fairbanks, che erano famosissimi attori hollywoodiani, recitarono per la principessa nel piccolo teatrino. Questo non lo so, ma di certo erano una coppia importante. Pensa che furono tra i fondatori dell'Academy, la stessa che ancora oggi assegna gli Oscar. Erano anche due che sapevano gestire bene il loro ingente patrimonio. Peccato che la principessa Belculo non abbia imparato da loro. Se l'avesse fatto, forse non avrebbe finito i soldi così in fretta e non avrebbe dovuto vendere il castello per trasferirsi altrove. Noi però non faremo come lei e resteremo qui a Vigoleno per visitare anche la piccola pieve di San Giorgio. Secondo me la vuoi vedere perché ci sono all'interno interessanti simboli massonici come la rosa comacina e nell'affresco in fondo alla chiesa si vede un angelo che raccoglie il sangue di Cristo nel Santo Graal. Ma davvero ci sono queste cose? Queste cose ci sono, ma che ci sia un qualche mistero me lo sto inventando su due piedi, perché volevo fare il paragone tra il Santo Graal, il sangue santo e il vin santo. Mi piace questo paragone. Parlami del vin santo. Lo producono solo qui intorno a Vigoleno in un'area davvero ristretta ed è un vino passito buonissimo. Pensa che stava quasi per scomparire, ma poi un gruppo di viticoltori appassionati si sono impegnati per poter continuare a produrlo. Senti, forse non ricordo bene, ma è quel vino che assaggiammo in quella gelida mattina di gennaio, quando... Nives, ma hai le nausee mattutine e non dici niente? Chi? Io? No, tranquilli, è lo Spirito Santo. Lo spirito in questione era il vin santo e la Nives, che era arrivata prima di noi, era già ben oltre il primo o il secondo o il terzo assaggio. Il vin santo è davvero buonissimo, ma se invece preferite visitare anche i dintorni di Vigoleno, magari passeggiando in collina, noi vi consigliamo di percorrere il Sentiero dei Briganti, che vi porterà, partendo dal borgo medievale, fino alla cittadina di Vernasca e ritorno. Si chiama Sentiero dei Briganti perché era uno dei sentieri lungo i quali si rifugiavano i ribelli che osarono rivoltarsi contro il dominio napoleonico e che di conseguenza vennero bollati come briganti, arrestati e poi fucilati. Se preferite percorrere questo itinerario in buona compagnia, alla luce delle fiaccole e in una fresca notte estiva, vi consiglio di tener d'occhio il calendario, perché proprio a inizio estate c'è un evento chiamato la Notte dei Briganti. Il nome è bellissimo. Si parte tutti in gruppo dalla piazza di Vigoleno e seguendo i sentieri si arriva fino a Vernasca, dove si viene accolti da vino, musica e danze. Ho partecipato qualche anno fa in qualità di figurante, che poi sarebbero i briganti, in uno dei punti di ristoro lungo il percorso. Quindi vi posso dire con assoluta certezza che è veramente divertentissimo.
La verità è che ha partecipato come figurante solo perché così lo portavano su in jeep e non doveva farsi la strada a piedi. Vero, amore mio? Sì, è vero. Vabbè, comunque, se vi è piaciuto il video, come sempre, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e magari date un'occhiata anche ai nostri social. E per par condicio abbiamo anche il gatto nero, non c'è solo quello rosso. Ciao!